Oggi siamo di nuovo a Termini perché in questi giorni ci sono state 3 notizie sui giornali, 2 aggressioni e una rissa. Le 2 aggressioni hanno visto protagoniste delle donne, una all'interno dell'androne e una sulla strada, perché hanno tentato prima di scipparla e poi anche di palpeggiarla. E poi una rissa molto grossa che tra l'altro vede coinvolte persone che noi conosciamo. Via Marsala, perché poi spieghiamo sempre, questa è via Giolitti, quella è via Marsala, Marsala che è più italiani. Beh, sono 2 mondi totalmente differenti, 2 mondi paralleli. Via Giolitti e via Marsala is different. Oggi ci facciamo un giro per capire che cosa è successo in questi giorni, che noi non c'eravamo. Manuel stava a preparare il video suo, io stavo a girare a Palermo, tu stai a preparare un evento di Strelka, perciò tutti impegnati e Termini è andata così allo sbando. Rimanete con noi e vi faremo vedere. Eccoci. Giorni per sta di stazione, vivo dove arrivano gli occhi ma non il cuore. Lasciami 2 spicci, so che stai pieno di impicci, però frate, manco m'avvicino e mi imbruttisci. Scendo dal treno, zio non ho spicci, copro collana dei balordi in mezzo ai piccoli. Intanto grido taxi, scappo da Termini, portami ai parioli tra avvocati e gli stipendi. Mi eviti perché puzzo. Ah, il concetto è questo. Sì, il concetto è Walid vero. vuole la foto con Cicarone. Beh, per Però forza. non c'ha. c'ho il telefono, me lo sono perso ieri a Quindi- ubriaco. E quindi gliela famo noi la foto. E loro gli rispondono, Sì, ma noi fiscali siamo. Da E Rieti. Walid risponde. Mi sono fatto 3 anni e mezzo a Rieti. Ok. Ogni 6 mesi ti scano 45 giorni in carcere. Poi ho fatto un po' di danni là dentro, alla fine hanno fatto e meno male scalo tutti 45 giorni. Capito? Ma tu da dove sei? Torbella Monaca? No, conosco amici di Bella Mora, sta mizia là, però io pure a CC2 c'ho la casa pure a Fiero Romano. Ti faccio la capriola? Fai parkour? Scusate, non so. No, faccio. Attento, qua ci sono i taxi. Porco cane! Che pensi, taxi? Ma che si tutti Ammazza così a secco a proprio. secco così. Che tu fai il giostraio, hai detto? Hai fatto? Ho fatto il giostraio con Fratelli Suffer. Fratelli Suffer si chiamano. Saranno un po' su Anguillara. Questa passione per il parkour da quando ce l'hai? Ce l'ho da quando avevo 14 anni, però da un po' mi sono fermato quando ho cominciato a fare i danni, capito? La verità. Poi mia madre sta un po' male, quindi non ce l'ho fare. Senti, ma che hai combinato te per... Rapina aggravata e furto alla dispoli. Ma t'hanno beccata la prima prova? Su, pagato, però adesso l'altro giorno ho fatto un altro processo per evasione, ho fatto una cosa, 8 mesi mi hanno dato, però a piedi libero, ancora devo fare l'appello, Cassazione, lo sai, ma piano piano comando più avanti, capito? Poi sto pensando solo... Ma mo lavoro? Sì, sto lavorando con mio padre, montaggio, fai? infissi, Ah. montaggio le porte e finestre, però ci sono pure i parenti là, già detto del giostraio, però è meglio lavorare col contratto, capito? Metti le cose. Vabbè, l'importante è mo che stai con la famiglia. Sì, no. Tu sei sposato, moglie, famiglia? No, ragazza, sì, Ragazza. ci ho litigato ieri proprio. Vai, chiedigli scusa, tanto c'hai torto No, sicuro, dai, vai. Dai, chiedi scusa Oh, dai, per ragazzi. favore. C'hai torto, si vede, vai. Scusami amore mio. Ecco, cosa il raduno là all'euro, il raduno quello grosso all'euro, del parkour. All'adrenalina, poi mi c'era proprio a farmi le capriole, poi alzo un po' da una parte all'altra, mi sono rovinato, mi sono fermato, dico la verità proprio. Vabbè, che ti impedisce di ricominciare? Ma vai! Al parte il lavoro, il tempo, Io nel dico la tempo verità, è libero. l'alcol. Ecco, te lo faccio, l'alcol. Però l'alcol poi smette, cioè... Tutti lo dicono, però io non gliela faccio. Mica è obbligatorio, cioè nel senso ci credo non gliela fai, l'alcol ti prende molto fisicamente, Sì, bravo. però piano piano con una motivazione, ma non sei nel primo né nell'ultimo, però non sei nel primo né nell'ultimo che riesce prima a diminuirlo e poi a fermarsi. Poi sai che cos'è? L'alcol è una quotidianità, nel senso che non si smette mai, perché una volta vai con un amico un bicchiere di vino, una volta ti bevi una birra, che è normale. No, però dopo un po', piano piano, mi viene proprio da solo, capito? Vado appena una birra, dopo una birra, uno shortino, dopo uno shortino, una bottiglia di vino. Però mettiteci con la testa secondo me, perché è peccato. E attento che purtroppo questi ambienti come Termini non aiutano, lo diciamo L'altra noi. volta ho litigato con uno, per niente. Lui c'ha un problema con l'alcol, si è fatto pure il carcere, eccetera. Però io ho detto, ma devi iniziare da qualche parte, devi dartelo un obiettivo, perché lui gli piace lo sport. Beh, io il consiglio che ti posso dare, partiamo col presupposto che ovviamente chi fa uso di sostanze stupefacenti
Beh, ovviamente che succede? Parti sempre dall'alcol, te fai caso, no? Esci da amici, ti vai a bere una cosa, no? Non sarà mai una. Da una parte 2, 3, 4 e poi ti parte. Arriva a fare mezzogiorno Poi ti parte la ciabatta, no? Allora io quello che ho visto è che hai fatto diciamo un'evoluzione, no? Adesso. Io pure bevuto. Vino, grappa, ho bevuto vino, grappa. Già grappa a sora. Vedi, perché io ho un po' di problemi, capito? Però Ti fa arrabbiare sta cosa, ti cattivisce ancora di più. Poi se tu c'hai dei problemi, allora sappi innanzitutto chi frequentare, perché un amico vero, se sa che stai male, non ti dirà mai come stai, ti dirà di che cosa hai bisogno. Chi ti dice come stai, sapendo che stai male, ti sta prendendo in giro. grazie, è vero. È bello. Poi ti dico francamente parlando, sfrutta diciamo la tua energia nel miglior modo possibile. Ti ambettati di te erano stupido. Sei un bel ragazzo. Ok, grazie. C'hai un sacco di cose da raccontare. Sei giovane, che è la cosa più importante. 26, ho fatto l'8 aprile. Ecco, di dove sei? Originario di dove? Marocco. Maroccano. 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 Sì, però vabbè sono Ok, mi raccomando, te lo dico, per qualsiasi cosa, frate, ma a parte proprio in generale, trasforma i tuoi pensieri negativi in positività. E lascia stare l'alcol, fra. Ho fatto 5 punti in testa. Col parkour. Meglio farsi 5 punti in testa sul parkour che farsi 5 punti in testa perché hai litigato con uno perché hai bevuto, bravo. capito? E più te fai pure beve dopo perché poi te se bevono pure, c'hai i precedenti, cioè, capito? Poi i processi dopo se iniziano. Lo so, piano piano Mo tu c'hai poi c'hai questo, poi c'hai quell'altro, ti ritrovi alla fine, stai a piede libero tra 4 anni, 5 anni, trattare in definitivo, ti chiamano 9 anni e te li fai tutti. Sì, è vero, raga. Grazie, è vero. Allora, alla prossima qua inshallah. Inshallah. Ciao. Grazie, Bello. un bacione ragazzi. Dai. Ciao grande. Oh, Grazie mille, se ti rivediamo a termini fa cose Lo so, me ne vado. ti rivediamo fa cose Lo so, strane a ben termini, brulli. però lì ci arrabbiamo. Dai. Strisce pedonali, occhio regà perché qua è sempre pericoloso. Pare un fiume chi con un po' di... Sì, devi sempre guardare. Il lusso di attraversare la strada a Termini. Oggi un'area molto calda, ragazzi, è proprio questa. Prima venivo da qua e litigavano là sotto, li cacciavano da là, li cacciavano dall'altra parte, praticamente sapevano più dove mettere le mani. Perché quando è un festivo, Bravo. Quando è il giorno di festa si beve dalla mattina si qua. beve dalla mattina alla sera. Quindi si No, amplifica tutto. Tonto, a parte i problemi. Ok. Guarda chi c'è stato! Lui stava a litigare prima, vieni qua, vieni qua. Oh dai su! Ombre, vieni qui. Vieni qui. Un secondo, per favore. José, 10. Dai, oggi stai pulito! No, dai, hai bevuto poco, vieni! Guarda mi scappa! Vieni qua. Oggi ha bevuto tanto, ragazzi. Sì! Stammi bene. Alla prossima fois, allora. Alla prossima. Un'altra volta. Va bene, alla prossima! Infatti l'ho visto prima che stava a litigare qua sotto io. Sta in diretta, Ah, tu stai in diretta però! Ok. Perché qua sotto i portici? Perché se ci fate caso qui si fondono i turisti con le persone della stazione. Certo, con i cosiddetti, scusa se ti interrompo caro Simone, con i cosiddetti cacciatori di prede. E il rischio, vedi, per i turisti qual è? Poggiano il telefono sul tavolo, mettono una cosa, c'hanno lo zaino, certo. c'hanno la giacca, gli si mettono le mani in tasca e qui è un attimo. Questo è uno dei posti dove succedono più cose problematiche. Lo zaino non metterlo sulla sedia perché te lo fanno, a tenerselo stretto, insomma, tra le alla cosce. stazione, tra le No, cosce. ma infatti il problema è che i turisti che cosa fanno? Incoscienti e inconsapevoli fanno? Si mettono seduti, Simo? Posso? Vai. Si mettono seduti, che fanno? Bravo. Si mettono lo zaino Tutorial secondo me. Fai il lo tutorial. zaino così, stanno parlando magari diciamo con la donna, con l'amico. E che succede? Che avendo lo zaino così Sei disattento. sta in bocca al lupo, Sì, no? perché poi c'hai pure un angolo morto, da qua se io mi metto sotto così, è un attimo. Oppure Simo, se sei da solo, una ti viene a parlare, mentre ti parla ti chiede in consiglio una cosa e pam,
E quindi purtroppo è l'ingenuità, no? Anche perché magari molti stranieri nei loro paesi vivono, diciamo, una situazione totalmente differente dalla nostra. La criminalità molto più bassa o quasi inesistente in alcuni casi, pensa ai giapponesi. Beh, capirai, in Giappone poi ci sono proprio tutt'altro che regole, è un altro mondo proprio. Comunque in questi giorni, diciamo, visto che siamo mancati, che sei mancato soprattutto te, caro Simone, e qui è stata ancora di più la terra di nessuno. E mo andiamo a vedere, vedi, guarda, tutti i turisti contenti che Loro mangiano. sono tutti signori Salve. from Filippina, Filippini, Abitate a Roma? Sì. Che fate oggi? festa. Fiesta. Buon divertimento allora. Ciao. Ciao. Questi sono comunque tutti ragazzi che poi, coloro che vivono qua, poi comunque vivono per strada, ma poi se giri nelle borgate di Roma li incontri la notte, perché ovviamente che fanno? Lavorano qua e poi vanno a consumare altrove. Vabbè, diciamo che c'è tutto un altro modus operandi al di fuori della stazione. Stazione, pozzo di petrolio e poi se va a spendere, diciamo, da altre parti. Questi sono i famosi porti, ci siamo tornati a vedere pure questi perché devi sempre avere una cosa. E ci sono i clienti al bar, il bar lavora perché giustamente, se no che fa? Come paga affitto, come paga le spese? E Pileggi questo lo sa. Però vedi, c'è uno stacco e da questo piccolo stacco ricominciano le persone senza tetto che stanno là. Ho notato una cosa, dietro di noi, che è successo? C'è una coppia di signori anziani che hanno lasciato sul tavolo una macchinetta fotografica di un certo valore, no? Sì. Anche quello, diciamo, è a pasturare per un potenziale ladro. E incustodita, diciamo, in una maniera incredibile, no? No, forse è il caso pure di dirglielo. Infatti. Allora, mister, pay attention. Allora, pay attention. Your camera. Because more pickpocket in this zone. Where are you from? Where are you from? Germany. Alles gut? Okay, Entschuldigung für alles. More pickpocket, more scheiße Problem. Okay? Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Oh, Meister. Ciao. Hallo. Anche perché sì, era una Canon pure di valore, quella gliela facevano fuori così. Vedi che adesso ci stanno quelli della vendita dei biglietti di Iobus, Sì. perché è partito Iobus qua. Ah sì? Eccolo qua, vedi? Qui ci sono i bus. Turistico? Sì, sì. Wow. È proprio un giro turistico, poi loro. Meno male. Solo che qui c'è ancora, vedi, sta problematica qua, mentre loro qui il chiosco ce l'hanno aperto. Ciao! Ciao bello, come va? Seguo pure a Faraone, sono un Sì. lottatore, vengo dalla Greco-Romana. Ah, vedo orecchie. Faraone. No, Faraone, conosco a Faraone. Mattia, sì, sì. Vi seguo la botta dei pugni, la scuola di pugni, no? Di dove sei tu? Io Palermo. Ah, siamo stati l'altro giorno a Vero, Palermo. vero, ma in quali quartieri? Siamo stati pure allo Zena, È siamo a vero. Cuciria, Ballarò, Diciamo che Borgo Vecchio. Diciamo che c'è pure un po' di degrado lì, ma non a questi livelli. No, Lì guarda, non si permette nessuno di toccare il turista o la persona perché sanno che da un momento all'altro se fanno una cosa di bravo, questa. ho notato sta cosa. Ma lo sai che è morto un senza tetto mentre stavamo lì noi? Vero, dove? Lì a Sotto ai Palermo? portici a Ruggero VII. No, non lo so perché È io... uscita proprio la notizia su Giovanni, noi è morto davanti agli occhi nostri. si Io può dire. vivo a Roma da molto tempo per lavoro, capito? Quindi ogni tanto poi scendo giù da papà e mamma, ma ormai sto a Roma. Poi noi lo sai che a Palermo c'ha un problema. Come simbolo di lottatore va bene questo? Bello. Ah, vedi, bello sto tatuaggio. Sfumato, A Palermo. No, questo qua a Brescia. greco-romano. Ho tentato in tutti i costi di entrare per farlo professionismo per le forze armate, ma pur avendo un buon curriculum non sono riuscito. Perché non avevi la classica Raccomandazione. E anche perché la lotta in Italia qua non gli interessa a nessuno, gli interessa il calcio. È un peccato perché la lotta è uno degli sport più antichi in assoluto. Azan, Dylan Azan, lo conoscete l'Aurora Sì, MMA? certo. Appena lo vedete dite, vi saluta Walter Termina, io lottavo con Azan, lui è più piccolo di me,
e io ero più grande. E io facevo la mia stessa categoria. Ma dai. Sì. Ragazzi, grazie. Grazie a te. Oh, Oh. ma posso fare una foto con te? Ma che scherzi, vai. No, non è 100 euro. No, non è 100 No, 100 euro non c'è oggi. euro non c'è. No. San Lorenzo, ciao. San Lorenzo, tutto a posto. Perché? Io Sei un po' arrabbiato magari. Un po' nervoso. arrabbiato, Ci può stare, dai, una giornata no, capita a tutti. Vabbè, vai, andiamo avanti. Ciao bello mio. Ciao. Buona fortuna. Ciao. Ciao, grazie. Ah, vedi quello che dicevi, il botteghino dell'open Eccolo, bar. si è aperto, vedi? Siamo tornati apposta. Però vedi, hai preso bene, però. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sì, contento, però lavoro niente con la loro qua, no? Sempre uguale il lavoro, un po' cresciuto. Sì, no. E con la gente con la scappare, con la paura, tutta la Paura. paura. Però sono tranquilli oggi, ho visto. Sì, quello con una. Anche solo adesso con la lei se le urlare. Vabbè, lei che urla perché parla da sola, ci sta. Sì. Però lui è tranquillo. Sì, lui Ciao, è tranquillo, bello. sì, lui è tranquillo. Loro tranquillo, non fai Sì, casino. sì, loro questa sempre cosa, sì. tranquilli. Che qua turismo. Ma non è spostare, è proprio trovargli un posto migliore. Sì. Di un posto. Sì, bagno qua, allora sempre. Ah, vedi, c'è pure il lavoratore, oh. Sta sempre, togli la cera e metti la cera. Ah, poi dicono che non lavori te, Sta a posto. Facciamo un giro e te diciamo, vai. bene. Tanto ci saremo sempre, non ti preoccupare, ti supportiamo. Ciao, grazie. Tu stai bene? Guarda che fisichetto, ma fai palestra, oh. Madonna, Fa palestra. A posto. Sti giorni come è andata? ce l'hai, frate? Com'è andata sti giorni? Bene? Sì, bene. Senti, hai pensato di spostarti, trovare qualcosa di meglio? E adesso non c'è poco magia, non c'è. Assistenti sociali sono venuti? No. Qua. Il problema è che lui, cioè, vedi, mo stare qua da soli non è che abbandonati veramente, perché poi ci avrebbero bisogno di assistenza per davvero, che poi lui, vedi, c'ha gli occhi buoni, è tranquillo. How old are you? I'm 36 years. 36? 36 ci ha detto, ammazza, non sembra. 10 di meno. Vabbè. There's one thing I want to say. I love Italy. It's not because I don't love Italy. Italy is a good coordinator in a European. Okay. It's good. They help a lot. A lot of people sleeping outside in Europe. When you go in Germany, France, they don't give people food like this. They don't send you. They leave you to live your life. But Italy, where they have little, they don't have. They give. There's no house. No house. No, they're sleeping outside. They're sleeping in the forest. You seen it? Because changes is coming. Big changes. Stanno cambiando grandi cose. Sì, sì. Perciò dovresti trovare qualcosa. Ok, grazie. Grazie. Il signore dice che viene dalla Croazia. Come ti chiami? Buonasera. Josko Tomasevic. Oh, Josko Tomasevic. Sì. Ok, quanto tempo è che vivi a Roma, in Italia? 1 mese. Un mese? Sì. E dove stavi prima? Di qua. No, allora è un mese che vivi a Roma? Sì. E prima dov'eri? Stavi sempre in Italia o stavi in another country? O stavi in un altro paese? Croazia. Croazia. Perché sei venuto dalla Croazia? Non capisci, non capisci. You speak English? No, solo Croazia. Solo Croazia? Sì. Ok. You stay in the prison? Sì. How many years? Quanti anni sei stato in prigione? 1 mese. Ma all'orecchio che cosa è successo? Scusa, un attimo di pazienza. Che ti è successo qua all'orecchio? Carcere. Al carcere tu ti sei tagliato l'orecchio, eh? Ah, ok. C'ha pure le lacrime, hai visto? Sì, ma c'ha pure la cartilagine tagliata. Sì, lo vedo. Per chi non è a conoscenza, ovviamente alcuni detenuti sono portati a gesti estremi purtroppo, perché ovviamente magari chiedono aiuto un sacco di volte e non vengono appunto ascoltati, a tal punto addirittura di tagliarsi le orecchie affinché possano essere seguiti da psicologi o psichiatri. E quindi ragazzi, questa è la cruda realtà delle carceri. Purtroppo. Che ne pensa di questo decreto che c'è in questo momento a termine, ma in particolare quello che vediamo in questo momento, cioè persone per terra che vivono così? Bel bigliettino da visita. Quando arrivano i turisti e trovano questa bellezza qua.
non lo so, non so che dire, guarda, veramente. Non ho parole. Veramente. Lei lavora qui in zona? Lavoro qui in zona, sì. E da quanti anni ci lavora? Dal 74. Ah, praticamente quando sono nato io, un anno dopo che sono nato io. L'ha visto peggiorare? Tantissimo. È una vergogna, veramente una vergogna. Che ha una certa età. Sì. Avete paura di passare qua sotto? La notte sì, giorno un po' meno, ma la notte è pericolosissima. Perfetto. Anche perché i clienti che ho me lo dicono, dico, guarda che è diventata una cosa. Fa fatica pure col lavoro, se lei ha dei clienti che hanno paura a venire qui. Passano di qua e dicono, ma che è sto schifo, dicono queste cose? Sì, il negozio. Faccio il barbiere. Ah, barbiere, qua dietro. Qua via Massimo d'Azeglio 48. Vabbè, facciamo poi pubblicità, barbiere a via Massimo d'Azeglio storico. A questo punto sì, dal 74. Noi la ringraziamo. Ma di che? Di nulla, è stato un piacere. E auguriamo una buona serata. Grazie. Grazie. Senti, ascolta, ma fai un panino qua. Chi? Qua. Hanno Dove? aperto un locale qui. Che locale è? Fammi vedere. Vieni. Oh, guarda, fammi la foto, No, Chetti, pure i baci mi dà Chetti ormai a me. L'assessore mi ha trovato casa sulla Palestina. Basta. Oh! Dai! Bella, amore che mi si mio. ingelosiscono. Stai bene oggi? Sì. Sei molto carina. È normale. Non ti No, sentivi bene? vabbè, ha trovato casa, già è No, qualcosa. l'assessore me l'ha trovata. T'ha trovato casa? Sì, sulla Palestina. Perché a Piramide hanno chiuso. Il tendone è E mo? Dai, vatti a prendere il panino. vai, ma Chetti. tu paghi? E vai, tu vai, mo lo pago io. No, vieni. So E dai, ti dico. Senza parolacce. Dai, pagami il menù. Prima il panino, mo il menù. Lei- Sì, questo costa, questo è il locale di lusso. Ma quale locale di lusso? Lo sai chi Dai, è dai. questo? Cicalone. Dai, fai il menù, Questo glielo pago è prima. Cicalone, Poi questo riprende tutti, mi ha ripreso pure a me. Sì. Questo è l'amore mio, vero Cicalone? Abbraccio. Dai. Bello. Fammi un Una video foto, con vai. Cicalone. Fammi una foto Mamma con mia, te. quanto lo amo. Se non eri sposato ti sposavo io, hai Cicalone. visto? Chi è quella disgraziata che mi ha rovinato la vita? sapessi. È nuovo. Mattia! Mattia sta a riposo oggi. Quello Conosci piccoletto, Mattia? sì. Mattia Faroni. Vuoi pure la Coca-Cola? Sì, lo conosci Mattia, è pugile. Fai male a fumare, è un vizio fumare. Mangiare non è un vizio, fumare sì. Ma tu mi ami, io lo so. Mi leggi per piacere? Però Tu che sei più bello. sei buono te, è un mette proprio bocca, Aspetta, Guarda quest'altro, figliaci tutti e quattro, per qua, disgraziato. vai. Ah, date, va. Siamo la coppia più bella del mondo. Madame Adoré, ecco qua, Oh, ma da Madame bene, Adoré. Il panino, Chetti. Chetti, il panino. Comunque ti posso dire una cosa? La mala, c'è la mala. Ti posso dire una cosa? A C'è una ricrescita qui. Dai. Ah, non me la devo fare. Dai, prendi il panino, andiamo di qua noi però. Ciao Chetti, Amore, stai riguardata. fa bomba. Dai, Se li passi, mi prendi le sigarette. mo vediamo, dai. Ciao bella. Oh, comunque faccio lo che quante ne vuoi, So Dio, sai dove sta Dio? Un potenziale esplosivo praticamente. Viaggioliti. Oh, bello. Grande. Come va la musica? Spinge? Tutto bene? Ciao. Ciao bello. Diesel Giro, fratello. Stiamo a fare un giro. Sembra, sai. Ciao là lì. Pure te là lì. mix di essenze poi quando passi qua. Sì. Oh, occhio, raga. Occhio, Occhio. Oh, Big Mac che passa. è il famoso panino. Che cammini di traverso. Ma stai ferito? Bello mio. Ma che ti è successo ieri sera?
No, ma non penso, non stavo dormendo, stanno preso. Di la verità, ieri sera che è successo? Cioè, è uscito l'articolo del giornale. Ieri sera qua, lì all'angolo, che è successo? Ma non hai litigato con qualcuno? No, no. Tu no, sei Adesso sicuro? sei Con lui, con Beccanese, sì. Ah, ecco. Con lui, Ma sì. tu stai ferito, dico. No, no, non sto Sei ferito. sicuro? Tutto a posto. Vincent, tutto a posto? Vincenzo, da. Perché ieri sera praticamente a una certa ora Questa è il Maracanã. è Sì, ma ha successo cominciato lui, eh? Ha cominciato lui a insultare. che c'è stata una colluttazione abbastanza particolare da parte tua, nel Con lui? senso che ti hanno trattenuto le forze dell'ordine? No, no, no. Perché mi è stato riferito così a me oggi? No, quale forze dell'ordine? Non c'erano proprio forze dell'ordine, nessuno è venuto. Niente. No, perché a me mi hanno riferito che praticamente ti hanno rilasciato stamattina a te. No, 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 io sono andato a dormire tranquillo, no, tutto a posto. Se eravamo preoccupati, sai, ti conoscevamo comunque. Qualcosa ce l'aveva perché incamminava bene, Addirittura dice che ha tirato fuori la zaccagna, guarda Porello. Chi è questo? È uno nuovo, no? No, c'era proprio lo sguardo diverso. Di solito ride, invece oggi c'era proprio lo sguardo terrorizzato. Scusi signora Pascio, ma ci vuole dire il nome del suo canale? Allora, innanzitutto su YouTube Apache 4537 TV e su Ma Instagram. chi è che c'ha sta musica? Io qua? chiedo scusa. vieni. E su Instagram Apache 4537, ragazzi, per chiunque mi volesse seguire. Abbiamo trovato il figlio segreto di Marvin Vettori. Vettori Junior. Comunque via Marsala oggi è fortunatamente piena di turisti. Sì, è bello. Guarda, finalmente gente che cammina tranquilla. Quasi nella normalità, diciamo, dai. Sembra ripulita via Marsala, che una volta era quella più problematica, e invece problematica via Giolitti. Invece adesso siamo andati a via Giolitti 5 minuti, abbiamo visto di tutto e di più. Cioè c'è sto miglioramento da sta parte. Spazio si muove da qua a là, da qua a là secondo me. Ma delinquenti. Ragazzi, è tornato Valerio che per fortuna hai trovato un lavoretto? Sì. Come funziona sto lavoretto? Che poi mi ha scritto a me su Instagram il ragazzo e mi ha detto mi metti in contatto con Valerio che magari c'ho un lavoretto per lui. Questo ragazzo gli serviva una mano per smontare una parte del suo parco giochi per bambini che sarà bruciato. Perciò stiamo tagliando i gonfiabili, stiamo levando i giocattoli di plastica dei bambini che sono stati bruciati. L'atto di vandalismo è stato. Ma secondo me è proprio uno sfregio fatto, Gli hanno fatto uno sfregio. dalla concorrenza. Cioè lui c'è un operaio, però mi ha detto io posso dare 30 euro a una persona, perché purtroppo non naviga nell'oro. Infatti me l'ha detto subito lui, mi ha detto guarda nonostante io non navigo nell'oro ho visto quel ragazzo, mi piacerebbe dargli un'occasione e questo è molto bello perché immaginate che non è un imprenditore ricco con i miliardi ma anche un ragazzo che si toglie dei soldi dalla tasca per avere un aiuto. È bello perché lì puoi tenere pure i cani, sì. È la cosa più importante per te. Che altro a me stupisce il fatto che con tutti i commenti che ci sono stati sulla tua storia, Valerio che carino, una sola persona abbia scritto. Allora, la cosa divertente è stata che lui mi ha scritto proponendomi il lavoro, ma c'è stata un'altra persona che mi ha scritto dicendo forza e coraggio che la vita va avanti e non ti arrendere. Ok, quello l'apprezzo, ma la parte più divertente è stato quello che mi ha scritto senti, io sono una persona che prende una pensione, vivo in una certa provincia del Lazio, ha detto io cercherei una compagna. Io ho detto senti, non è per cattiveria, però non mi occupo proprio d'agenzia matrimoniale, insomma. Non credo che mia madre sia interessata a qualcosa del genere. Ah, perché era puntata a tua madre? Sì. Però scusa, nel video ti vedi te, tua madre si vede un attimo con la mascherina poi tra l'altro. Sì. E sei innamorato? Ha preso occasione. Cioè, se poi dopo io gli lasciavo a casa. Cioè già è partito che già io le lasciavo a casa. Ok, apprezzabile, però almeno ho fatto i conti con l'oste. Come al solito fanno i pazzi. Oh, voi due avete rotto! Ma si può andare in giro con sti cani? Oh, guarda che uno dei due lo metto in collegio, eh! Ma lo sai qual è la cosa che mi ha sorpreso di più? Ragazzetti, 14-15 anni, che vedono il video. Ah, tu sei quello che ha fatto il video con Simone, tu sei quello... Sì. Cioè, quando ti riconoscono noti di solidarietà oppure per esempio... Grazie. No, solidarietà. Tanti è bello se pure la reazione dei ragazzi, no? Se magari... Sì, no, ma infatti C'è stato un ragazzetto che mi è venuto vicino, piano piano, e mi ha chiesto ma tu sei quello che ha fatto il video con Simone, riconosciuti i cani? Il giorno dopo che è stato pubblicato il video, un bambino, 13 anni, fuori dal mattatoio dove io dormo, cioè davanti a dove fanno le mostre, mi ha detto tu sei quello che ha fatto il video con Cicalone? Sì. Sapete qual è stata la prima cosa che mi ha chiesto? C'hai fame? Ti serve qualcosa da mangiare?
C'è un ragazzino con 4 euro in mano che mi ha chiesto vai a mangiare. A tenere i brividi. Chi lo dice? Tante volte ci accusano che questi video non servono a niente. No. Invece a cosa servono? A dire io seguo Cicalone, Pileggi, Faraoni, Manuel, Marcello, Evelina, quando vedo loro che si interfacciano con delle persone che spesso sono invisibili, perché Valerio è stato invisibile, anzi io stesso conobbi prima il suo cane che lui, ti ricordi? Io quando vedi il cane tuo che faceva pipì per terra me lo ricordo ancora, poi si è staccato dal guinzaglio il disgraziato. Sì, tanto deve ok. Sa le pratiche sue. Vabbè. Andiamo, dai. Perciò il fatto che si passi da una condizione di persona sconosciuta a persona con la quale io posso interfacciarmi, ma mi sento confidente nell'interfacciarmi perché non ho paura. Proprio perché l'ho visto il video di Cicalone, perché dovrei avere paura di una persona che ho visto il video di Cicalone se Cicalone ci ha parlato? E non è una persona aggressiva perché nel video è stato molto corretto, ha spiegato bene. Questa è la cosa più importante che noi facciamo, cioè raccontare le storie delle persone in modo tale che le persone non siano più invisibili e al di là di quello che dicono certi ben pensanti, no? Che stanno chiusi dentro una stanzetta, questa è la risposta. Valerio, un ragazzo normalissimo che dopo 1 o 2 video con noi ha avuto un riscontro positivo in tutti i sensi. Quello che mi ha colpito di più, sai che cosa è stato? Mi è successo alla Metro Piramide. Un signore sulla quarantina è venuto e mi ha detto tu hai fatto il video con Cicalone? Sì. E quello mi ha detto ma perché non trovi il lavoro? Chi te va a fare sta così? La mia risposta istintiva è stato dammi una mano a trovarlo il lavoro. Tu me lo trovi, io mi organizzo. Cioè mi trovo chi... Poi è vero perché gli hanno trovato... È un lavoro di fatica poi quello che sei andato a fare. Non è che ti hanno trovato un lavoro in ufficio seduto a scaldare la sedia, capito? Perciò Valerio in questo momento rifarebbe un altro lavoro a riprova che è di buona volontà. Lui il primo lavoro che gli è stato dato l'ha accettato, anche se era un lavoro di fatica, anche se è un lavoro che era retribuito, il giusto, faticoso, sotto il sole, distante dalla stazione Termini, lui ci è andato. Perciò questo dimostra la buona volontà di Valerio. Valerio tra l'altro, nonostante ha magari qualche problema con l'alcol, quando lavora riesce a estraniarsi ed è la cosa più importante. Perciò se avete occasione di aiutare Valerio, lui sta qua, scrivete anche a me, come già successo per l'altro ragazzo, che io poi vi metto in contatto con Valerio. Se no, su Facebook com'era? Valerio Campofelice. Valerio Campofelice. Non so voi che ne pensate sulla festa di oggi, però io quando chiedo un aiuto a me non mi dà quasi niente nessuno, specialmente tutti questi personaggi d'estrema sinistra che scendono in piazza oggi, che sembra che è diventata una moda, ma come loro sono antimoda e poi dopo lo fanno per moda. Molti poi sono pure figli di papà, allora bisognerebbe pure, che ne so, non uccidere più gli animali, visto che dicono che i fascisti hanno ucciso i partigiani, tutta questa storia. Quindi dietro a tutto questo c'è molta ipocrisia, falsità e loro che parlano per esempio che ne so, di Berlusconi che non risponde a certe tematiche importanti, loro sono i primi che non rispondono. Poi non so che altro dire perché è la seconda volta che faccio un video così, una volta per telefono l'ho fatto. Tu di dove sei? Sono di Roma. Che zona? Casilina. Come stai qui a Termini? Perché stavo a chiedere un aiuto perché purtroppo mi devo pagare ma fino a fine mese sto in difficoltà. Ah, c'hai casa? Casa fortunatamente sì. Ok, ma paghi un affitto? Dovremmo, però non paghiamo mai perché sono case popolari, non ci dicono niente. Non c'avete il reddito? Ma sei solo tu insieme? Io, mia madre e mio fratello mi ha rovinato la vita, rompeva le cose dentro casa, violenze. È cambiato rispetto a prima, ma fa dei discorsi che fanno solo cavolare. Mia madre prende la pensione ma la minima, ogni metà mese stavo sempre State così. sempre senza soldi, è difficile, vero? E nessuno a livello istituzionale riesce ad aiutarvi? Reddito di cittadinanza, queste cose ci hai mai pensato? Mi hanno bloccato una pensione che prendevo, ma pensa che mi hanno dato questa pensione perché pensavano che era un problema mentale il mio, ma i problemi mentali ce l'hanno tutti. Se discuti all'ASL ti fanno il TSO, però se discuti al supermercato ti chiamano le guardie. E perché questo? Perché quello al supermercato è sano, però deve andare in galera, e invece uno all'ASL è fuori di testa. Qui sulla piazza la situazione è sempre problematica perché ci sono diversi gruppi che sono sempre nei soliti posti, c'è chi rimane sulla piazza
c'è chi dorme le tende lì, c'è chi ovviamente sta nella parte della metro e adesso hanno messo un presidio fisso di polizia municipale e li hanno anche sollecitati a stare attenti, il che non risolve nulla, anzi in alcuni casi quello che ci diceva pure Valerio è che la municipale stessa che fa? Viene e butta via le coperte, no? Vieni con l'ama e semplicemente buttano via le coperte. Perciò tu a quello che dorme per strada non è che gli fai niente, gli butti le coperte, dai un'idea di decoro, ma quello la sera dopo si deve andare a procurare le coperte. È un'apparenza, cioè è una cosa che si ripete tutte le mattine. Tutte le mattine gli buttano via tutto e li incattiviscono anche. Sì. Poi quello che succederà è che probabilmente aumenteranno le forze fino a che non sgombereranno tutto. Esatto. Che da una parte serve per rimettere a posto la stazione, ma dall'altra non c'è soluzione continuità, perché poi quando rilasceranno la morsa ritorneranno tutti. Perché poi quando li mandi via da qui si spostano di 100 metri, 1 chilometro. Cioè il problema si presenta a Piazza Vittorio, non si presenta più qui. Perciò lo scaricano sulle spalle di altri. Esatto. È come era prima a Piazza Indipendenza, chi stava a Piazza Indipendenza è andato alla Tendopoli e poi dopo è arrivato qui. Pensate, guardate laggiù qual è la situazione, tende, sedie, c'è di tutto praticamente. E tu una volta che prendi e butti tutto quello, le persone non è che hanno trovato un'alternativa, No. si dovranno spostare. Velena di più perché la sera io mi trovo che non c'ho più le coperte e me le devo andare a cercare. E quello è il problema, alle 9 di sera manco il numero verde del comune ti porta le coperte, perché ti dice guarda noi abbiamo l'elenco che è saturo, perciò stasera organizzo. E lì trovi la persona che rimane senza coperte. Prima trovi quello che non è contento, quello che ti crea i problemi, quello che fa casino. Quello è il discorso. Stanno i ragazzi lì da una parte che ovviamente stanno in una situazione problematica e poi da quest'altra parte ci sono le guardie. Cioè vedi, la contraddizione è proprio questa, è che finché tu stai... Quello che vedi è il confine vitale tra la realtà umana e quella disumana, diciamo, come la definiamo noi. Cioè da qua è dove succede l'impossibile, violenze, scippi, rapine, tutto quello che uno si può immaginare, no? E tu in pratica se sbagli a passare da una parte o dall'altra rischi, cioè qui sei tutelato perché ci sono 2 pattuglie della polizia, una pattuglia della polizia municipale e diciamo un controllo sulla piazza. Deve essere proprio la fragranza di reato, se no non si muovono. Se no non si muovono, invece però davanti a te ovviamente davanti a loro non lo fanno, cioè se passi lì davanti sei tranquillo. Sì. Se per sbaglio passi da questa parte, che infatti è poco battuta, rischi magari che qualcuno, adesso non dico loro perché sennò accuserei inutilmente, però c'è qualcuno che potrebbe... sotto effetto di qualche cosa a un certo orario, che prende, le può fare uno scippo, le può fare qualcosa. O c'ha bisogno magari anche di pochi soldi per poter appagare il suo bisogno e automaticamente succede quello, vedi per esempio la ragazza, la famiglia con i bambini, cioè passano tutti da sta parte. È successo, la ragazza che passava e quello che passava gli ha fatto lo scippo, sono andato. È una cosa che quello la mattina ti dice io ieri non mi ricordo neanche quello che ho fatto. Perché poi il problema è proprio quello, è che la stessa persona poi il giorno dopo magari la arrestano pure e lui manco si ricorda, ed è la cosa più grave. Perché qui ognuno cerca di confondersi con l'ambiente, però il pendolare che passa lo nota la differenza. Mentre il turista purtroppo no. No, il turista invece è quello che viene bersagliato da tutti. Come c'è la maglietta Quarticciolo Calcio? Hai giocato? No. Questo è un quartiere popolare. Lui? Sì, è a Tunisia. Tu hai giocato in Tunisia? Ti manca lo sport, il calcio? Sì, anche io manca lo sport. Io professionale. Professionista? Di destra. Di destra? Di destra. E che fate qua a Termini voi tutto il giorno? Dormire qua, no? Dormite qua? Non c'è posto. Non c'è lì la tenda? Vi fanno dormire lì dentro? Sì. Non tutti. Non tutti? Ma perché qualcuno ha fatto casino? Non ho fatto casino. Non hai fatto casino? Dormire a casa. Tu a casa? Sì. Chi è che c'ha la casa famiglia invece? Io prima a casa famiglia, adesso... Adesso non più? Ma perché sei maggiorenne? Sì. Passato il tempo? 18. Quanti anni avevi quando sei entrato? Quanti anni avevi? Casa famiglia. 16. Mi facevano studiare in casa famiglia. Non facevamo niente. Aspetta documenti, un mese dopo. Tutti aspettano i documenti, L'Italia è il paese dove si aspettano i documenti. È poco, in Italia è poco un mese. Lui è un bravo calciatore, ha giocato anche professionalmente in Tunisia. Tre grandi squadre. Hai giocato in 3 grandi squadre. Sì. Beh, potrebbe essere un'opportunità, nel senso che chi vede il video e magari ha
lavora in una squadra di calcio, c'ha a che fare un allenatore eccetera, c'è un ragazzo a Termini che comunque ha esperienza calcistica e vorrebbe provare. 20 anni. 20 anni. 20 anni A primo maggio 21. La sua vuol dire. Fa 21 anni Primo maggio. e ha esperienza comunque calcistica importante in Tunisia. Sì, sì, io voglio giocare calcio. Giocare a calcio in Italia. Lavoro, capito? Non sedia quei termini. Io voglio lavoro, dopo documenti. Vuoi documenti, vuoi trovare lavoro e vuoi giocare a calcio. Sì, giocare a calcio e dentro lavoro. Pensi che stando qui a Termini tu ti stia bruciando del tempo? Sì, sì, Termini non buona, perché non ce l'ho posto per dormire, a Termini dormire, a Termini Dormi tutti per i ragazzi terra. dormire. Cioè dovete dire, almeno famo una sorta di provino. Eccolo vai. Non mi fido. Dai. Ahmed, mi raccomando, provino. Vai, facci vedere. Chiedilo prima. Chiedi prima se poi fa due palleggi. Aspetta, aspetta. Ah, ma guarda chi è. Occhio, questo è problematico. Passa a lui pure, vai. Ahmed, passaglielo, dai. Vai, smarcalo. Aspetta. Loro sono giocatori bravi, tunisini. Vai, prendila. Ah. Ma stai senza scarpe poi te. Da preso. Guarda qua. Sono tutti calciatori professionisti qua. Questa te mi fio, Abbiamo cambiato, vedi? Ma pure il signore prima era arrabbiatissimo e invece ora sta giocando con noi. Sta a fare record. Non ho detto niente, siete voi che siete venuti qua. Oh. Siamo noi che veniamo sempre qui. Ma noi stiamo da un'altra parte. Ma noi stiamo proprio da un'altra parte. No, Ma che stai a dire? ti sto dicendo. Io sono venuto, ciao, buonasera, scusate. No, è lui che ha urlato a noi per primo. Ecco, e allora rilassatevi. Noi stavamo per i cavoli nostri, siete voi che siete venuti là. Stavamo lì per i cavoli nostri. Il concetto è diverso, ma lui è venuto in maniera maleducata. Ok, allora non lo faccio andare in giro sto signore, perché sennò rischia di creare incidenti diplomatici. Sì, ma lui ci è venuto a chiamare lì in quell'angolo per dirci cose. Calmi ragazzi, non c'è bisogno di discutere, lasciali lavorare e noi stiamo di là. Gigalo! Accende il pallone voi per giocare, cazzo. Io non mi fermo mai. Oh! Che fai? Attaccati dentro, la passi mai. Sei tornato dalla Sicilia, 20 giorni. Cara, a me mi piace fare questa vita. Se avrei la possibilità aiuterei pure i poveri, perché io quando vedo delle persone che soffrono, magari mi levo questa maglietta e gliela dai. Perché intanto io non che sono capace a cercarmela, perché vedo una persona di 70 anni che può venire papà, nonno, vedi, magari io mi levo una cosa e gliela do, perché per me è come vedessi il mio papà. E che dà delle cose. Ciao ragazzi! E che dà. Grazie! Questa associazione presunta tale con questi volontari sono venuti da noi dicendoci che non dovevamo stare su una piazza gigantesca a giocare a pallone con i ragazzi nell'unico momento di svago, perché loro avevano una fila di 3 persone c'hanno, che gliela stanno facendo fare apposta per dargli un tozzo di pane e una bottiglia d'acqua. Considera gli altri ragazzi che stavano qua, che avevano fame, sai che ci hanno detto? Ma noi manca volevamo qua roba, i ragazzi con cui parlavamo. Poi c'era un momento di tranquillità con tutti i ragazzi che generalmente invece sono ghettizzati, problematici eccetera, che si sono lasciati andare con un pallone e loro a dire no, non si può giocare a pallone, che noi stiamo facendo in un angoletto. Hanno arrivato un momento di unione. Sì, l'hanno rovinato, il mangiare non manca a nessuno, lo consegnano tutti il mangiare, serve un momento d'aggregazione, serve un momento in cui tu con le persone ci parli. Oggi da Termini vi salutiamo per l'ennesima volta, non mancheremo di tornare, però abbiamo bisogno del vostro supporto, non volemo soldi, non volemo niente,
fate una bella cosa, mettete un bel commento con scritto Termini. Bambinen, detto questo, noi vi salutiamo. Ricordatevi che noi da seduti vediamo quello che gli altri vedono da in piedi. Un bacione.